Alla fine della prima guerra mondiale, la Germania si ritrovò in ginocchio, sconfitta, umiliata e soprattutto disarmata. Il trattato di Versailles non si limitò a porre fine al conflitto, lo fece con un colpo di penna che tagliò le ali al potenziale militare tedesco. L'esercito fu ridotto all'osso, i carri armati proibiti, l'aviazione smantellata. Per i generali tedeschi abituati a pensare in grande fu un colpo durissimo, ma non si arresero. Nel silenzio delle caserme e sotto la facciata di un esercito limitato continuarono a studiare, a progettare, ad immaginare, e quando Adolf Hitler salì al potere nel 1933 le vecchie restrizioni vennero stracciate. Iniziò così un riarmo frenetico, un'operazione su vasta scala che mirava a riportare la Germania tra le grandi potenze militari del mondo. Nacque così la Wehrmacht, moderna, aggressiva e pronta a riscrivere le regole della guerra. Ma c'era un problema: la Germania non aveva abbastanza carri armati per sostenere la Blitzkrieg che stava per scatenare. Il riarmo era in corso, sì, ma i numeri non bastavano, serviva qualcosa e serviva in fretta. Fu allora che, tra le pieghe di un'occupazione appena avvenuta, i tedeschi trovarono qualcosa di inaspettato. Un mezzo progettato altrove, costruito da mani straniere, ma destinato a combattere sotto la croce nera della Wehrmacht. Un carro che non doveva essere tedesco e che invece si guadagnò un posto di primo piano nelle prime vittorie del Reich. Il suo nome? Panzer 38T. Prima di parlare del carro ad uso ai tedeschi è opportuno fare un recap per spiegarvi da dove nasce questo progetto. Il tutto parte nel 1918 con la disgregazione dell'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Non voglio dilungarmi troppo, per cui vi dico che, con la formazione del nuovo stato cecoslovacco, vennero riunite diverse regioni europee come la Boemia, la Slovacchia, la Moravia e la Rutenia subcarpatica. Fin da subito la Cecoslovacchia ereditò una solida base industriale, soprattutto nelle regioni boeme, che erano tra le più sviluppate dell'ex impero. Tra le eredità più importanti vi era una rete avanzata di industrie meccaniche e metallurgiche, tra cui quelle specializzate nella produzione di armamenti. Tra queste è doveroso citare la famosa e tuttora attiva Škoda, o Škoda se volete la pronuncia più fedele, e anche la cosiddetta CKD, acronimo che stava ad indicare Českomoravska Kolbendanek, nata nel 1927 dalla fusione di varie aziende, il cui focus principale era la produzione della meccanica pesante. Una cosa importante da tenere in considerazione è la poca esperienza che queste aziende potevano sfoggiare in ambito mezzi corazzati, in quanto ad esempio durante la Grande Guerra esse si occuparono principalmente di produrre attrezzature militari e autoblinde. I primi timidi tentativi di espandersi anche nel mondo dei mezzi pesanti avvennero durante gli anni '20. I primi due progetti in studio dalla CKD furono inizialmente il trattore cingolato MT derivato dal progetto del Renault FT francese e un particolare mezzo dotato di cingoli e ruote denominato Kolousenka. Purtroppo per l'azienda questi due progetti non portarono effettivamente a nulla di concreto, almeno fino al 1930, anno in cui vennero acquistate e consegnate 3 tanchette inglesi Carden Loyd MK6, dei carretti poco corazzati e armati, dotati però di ottima mobilità e agilità su vari terreni. Da queste carrette la CKD produrrà il famoso P1, un mezzo autoctono che verrà ordinato persino dall'esercito regolare. Il vero successo però non fu l'aver prodotto dei mezzi pesanti tra virgolette ad uso militare, ma piuttosto l'averne acquisito il know-how, ovvero in soldoni l'aver acquisito esperienza riguardo alla progettazione di questo tipo di mezzi. Da questa esperienza quindi nacque il progetto AH4, che riscosse un modesto successo in paesi come l'Iran, in quanto i suoi vertici ne vollero acquistare una trentina, essendo rimasti impressionati dal progetto su carta. La caratteristica distintiva di questo nuovo carro erano le sue sospensioni, composte da 2 ruote stradali per lato posizionate in un unico braccio oscillante, con il tutto che era sostenuto da una molla elicoidale, posizionata in verticale all'interno della scocca laterale. Questa soluzione ingegneristica si rivelò vincente poiché era pensata proprio per i veicoli leggeri e permetteva una discreta capacità di assorbire l'asperità del terreno senza troppe complicazioni meccaniche. Insieme a questa tanchette fu presentato e poi anch'esso venduto il carro TNH, il predecessore, se vogliamo, del carro protagonista del video. Esso era un vero e proprio carro armato e non una tanchetta, che conseguentemente sarebbe stato provvisto non solo di mitragliatrici ma anche di armamenti più pesanti per l'epoca almeno, come dei cannoni anticarro da 37 mm. Entrambi questi veicoli vennero quindi consegnati all'Iran dopo alcuni ritardi nel 1937 in svariate decine di esemplari. Grazie a questo successo commerciale l'azienda cecoslovacca si fece pian piano conoscere nel panorama internazionale, riuscendo ad esportare con successo questi mezzi anche in Perù e in Svizzera in diverse configurazioni di armamento. Verso la fine degli anni 30, forti del successo ottenuto con l'esportazione dei carri TNH, i dirigenti della CKD tentarono di proporre il modello anche all'esercito cecoslovacco, il quale non volle proseguire con lo sviluppo dell'attuale carro, ossia l'LT VZ32.
Z35, optando quindi per un nuovo progetto. La risposta fu quindi il TNHS, realizzato nel 1937 con piastre di ferro cosiddetto dolce, ossia un tipo di metallo a basso contenuto di carbonio e che era noto per essere sì più economico e facile da lavorare, ma anche meno resistente rispetto ad altri tipi di acciaio. Questo prototipo, pur simile al TNH standard, aveva però un motore più potente e un nuovo cambio. All'inizio del 1938 vennero eseguiti i dovuti test e dopo prove approfondite l'esercito chiese modifiche come ad esempio l'installazione della torretta dell'LT VZ35 con un nuovo cannone da 37 mm, una piastra frontale più spessa e modificata per migliorare l'uso della mitragliatrice, un serbatoio maggiorato e un nuovo portello a 2 ante per l'operatore radio. E fu dopo ulteriori mesi di test e modifiche che finalmente il mondo conobbe il famoso LT VZ38 per come tutti lo conosciamo e dove le lettere LT stavano per Lekhi Tank, ossia carro leggero. Ultimato il nuovo carro armato per l'esercito, ne venne ubicata la sede produttiva a Praga, dove si sarebbero prodotti principalmente i motori e la maggior parte dei cambi, mentre per quanto concerneva le piastre di corazza vennero incaricate le acciaierie Poldi e VHHT. Tuttavia il corso della storia non volgerà a favore dei cecoslovacchi, in quanto a causa delle politiche espansionistiche della Germania di Hitler gran parte del paese fu annesso al Reich, che da quel momento confiscò la maggior parte dei mezzi originariamente destinati all'esercito locale e all'export, riutilizzandoli sotto insegne naziste, con oltre 1400 esemplari prodotti tra versioni standard e derivate. È dunque in questo modo che nacque il Panzer 38T, uno dei carri più utilizzati e apprezzati dai tedeschi che, ironia della vita, non era nemmeno di loro produzione. Per ciò che concerne le caratteristiche di design del carro, diciamo che esse non variano molto dal concetto standard di carro moderno. Abbiamo infatti diversi scompartimenti separati, come la trasmissione, situata nella parte frontale del veicolo e protetta da piastre di corazza inclinata, con una botola al centro per facilitarne la manutenzione, la camera di combattimento dove operavano i membri dell'equipaggio in torretta e infine il comparto motoristico situato posteriormente. Partiamo quindi col parlare della torretta del mezzo. Essa era abbastanza semplice, costruita con piastre corazzate di forme differenti tenute insieme da rivetti e bulloni. Caratteristica era sicuramente la grande piastra frontale che ospitava i supporti per il cannone da 37 mm e la mitragliatrice antifanteria. Il motivo che portò ad installare questa piastra tramite bulloni derivava principalmente dal vantaggio di poterla smontare facilmente per eseguire le dovute procedure di manutenzione o, nei casi più gravi, di riparazione. Sulla cima era poi posizionata a sinistra della torretta la cupola del comandante, composta da 4 portelli di osservazione per coprire tutte le direzioni. Per quanto riguarda invece l'armamento, diciamo che esso è composto da un cannone Skoda 3,7 cm A7 L48,7 che in mano tedesca venne rinominato KWK-38T. Il ratio di questo cannone era in media di 15 colpi al minuto ed era caratterizzato dall'utilizzo di un particolare tipo di munizioni, ovvero quelle note in Germania come Panzergranate Patr 37T, che, piccolo fun fact, producevano molto fumo una volta sparate dalla canna del cannone, diminuendo così la visibilità degli equipaggi nel caso di un fuoco prolungato e continuo. Queste munizioni col tempo furono nettamente migliorate dai tedeschi, i quali aggiunsero i traccianti per rendere più visibili i singoli colpi, aumentarono il peso delle cariche aggiungendo anche più esplosivo e introdussero una nuova testa del proietto per migliorarne l'aerodinamicità. Le prestazioni di questi proiettili di conseguenza migliorarono leggermente grazie ai tedeschi, passando da una capacità penetrativa di 28 mm di corazza a 600 metri a 41 mm alla stessa distanza su carta. Vennero poi sviluppati anche ulteriori tipi di proiettili a tungsteno dalle capacità penetrative eccellenti per il calibro in questione. Parliamo infatti sempre su carta di una penetrazione di ben 64 mm a 100 metri e come ultima cosa diciamo che il carro poteva disporre di massimo 90 colpi all'interno della stiva. Per ciò che concerne l'armamento secondario abbiamo le classiche mitragliatrici da 7,92 mm poste una coassialmente al cannone e brandeggiabili anche in modo indipendente dal cannone principale e l'altra nella casamatta dello scafo a fianco al posto del guidatore, il quale poteva in alcuni casi adoperarla attraverso un grilletto posto vicino ai sistemi di guida, anche se ciò significava tenere la mitragliatrice in posizione fissa e rendendo obbligatorio muovere tutto lo scafo per brandeggiarla a destra o a sinistra. Parlando infine però dello scafo e del sistema propulsivo, diciamo che il tutto era mosso da un motore a 6 cilindri Praga TNH PS secondo da 125 cavalli, che era una variante prodotta su licenza del motore svedese Scania Vabis 1664. Esso garantiva una velocità massima di 42 km/h con un'autonomia di 220 o 250 km su strada e 100 km in fuoristrada.
strada. Tutto questo insieme di armamenti, motoristica e meccanica era protetto da una modesta corazza per i primi anni di guerra. Parliamo infatti di spessori massimi sulle piastre frontali di 25 mm fino ad arrivare ai 10 per le piastre posteriori meno soggette a colpi nemici. Era presente anche un primitivo sistema di lanciagranate fumogene posizionato sulla parte posteriore dello scafo che permetteva la schermatura del carro in caso di situazioni critiche. Il primo impiego reale di questo carro avvenne durante l'invasione della Polonia nel 1939. Per quell'occasione furono impiegati 57 Panzer 38T inglobati nel Panzerabteilung 67, ovvero il 67° battaglione carri. L'idea iniziale era quella di equipaggiare le varie compagnie con solo questo tipo di carro, ma a causa della scarsità di quest'ultimi si decise di rimpinguare le fila utilizzando alcuni Panzer II nella versione Ausf D. In media diciamo che i carri si comportarono abbastanza bene, riscontrando pochissimi problemi meccanici o attrezzature danneggiate. Tuttavia, a causa della loro concezione di carri leggeri, si rivelarono vulnerabili alle armi anticarro polacche, compresi i fucili anticarro, i quali erano in grado di penetrare le loro corazze anche a 100 metri. Come ogni buon carro tedesco che si rispetti, anche questo Panzer vide lo scontro durante l'invasione della Francia nel 1940. All'inizio dell'operazione, i tedeschi potevano contare su circa 140 Panzer 38T distribuiti in varie divisioni. È importante ricordare in questa occasione la 7ª divisione Panzer, che, dotata di carri protagonisti del video, si scontrò con alcune divisioni di carri B1 bis francesi e altrettante divisioni di carri britanniche dotate dei pesanti Matilda, celebri per la loro spessa corazza. Tuttavia, grazie alla combinazione di artiglieria, supporto aereo e l'utilizzo di armamenti più pesanti come l'88 mm, i tedeschi ebbero la meglio, perdendo solo un totale di 6 Panzer 38T a fronte di 46 carri perduti da parte inglese. Il carro cecoslovacco venne adoperato anche nella campagna per l'invasione dei Balcani, che durò circa 2 settimane e che vide i tedeschi anche qui perdere circa 7 carri. Spostandoci sul fronte orientale, è doveroso citare la presenza di questi carri anche nelle steppe sovietiche durante la famosa operazione Barbarossa, con la quale il Terzo Reich diede inizio all'offensiva contro lo Stato di Stalin. Per questa operazione furono impiegate diverse divisioni Panzer, ognuna delle quali disponeva in media di 120 Panzer 38T, incluse alcune versioni da comando. Durante la guerra su questo fronte il mezzo leggero in questione si rivelò non tanto performante in termini di autonomia, rendendo necessario, così come avvenne per altri carri, l'installazione sul gancio di traino posteriore di una tanica aggiuntiva di carburante che però, come ci si potrebbe facilmente aspettare, si rivelò un grande punto debole, in quanto ogni volta che veniva colpito poteva rappresentare una potenziale minaccia anche per la fanteria vicina al carro. Nonostante le sue buone doti dimostrate durante le precedenti operazioni, sulle pianure sovietiche si rivelò ben presto un veicolo superato. Per farvi comprendere meglio la situazione, sappiate che qui la 7ª divisione Panzer perse un totale di 176 carri armati. Naturalmente non tutti vennero distrutti dal fuoco nemico, si stima infatti che 52 mezzi furono fatti saltare in aria per mancanza di carburante e per l'impossibilità di rifornirli, uno fu catturato e 25 furono rispediti in Germania per riparare alcune parti meccaniche che si erano danneggiate durante gli scontri o gli spostamenti. Nel 1942, di conseguenza, a causa delle discrete perdite, la 6ª e la 7ª divisione Panzer furono riorganizzate e fatte ritirare dal fronte sovietico per essere ricostituite. Inoltre i Panzer 38T sopravvissuti della 7ª divisione furono usati per rinforzare la 1ª e la 2ª divisione Panzer, mentre altre divisioni come la 12ª furono fornite dei più moderni e prestanti carri Panzer III. Si può quindi vedere un inizio di declino dell'operatività del Panzer 38T che, sebbene risultasse promettente sul finire degli anni 30 e i primissimi anni di guerra, ben presto divenne nota a tutti la sua obsolescenza in termini di corazza, affidabilità, mobilità e armamento. E parlando proprio di quest'ultimo dobbiamo tener conto di un piccolo dettaglio inerente proprio al fronte sovietico. Come penso sappiate un po' tutti, tra i carri che davano più problemi ai mezzi e alla fanteria tedesca, i russi potevano contare sul celebre T-34, un carro medio caratterizzato da una marcata corazzatura inclinata molto difficile da penetrare con i piccoli cannoni da 37 mm. Tuttavia i miracoli possono avvenire anche in guerra. Difatti, secondo il sito Tank Encyclopedia, che a sua volta utilizza varie fonti, è stato reso noto di come un Panzer 38T ungherese comandato dal sergente János Cismadia riuscì a colpire un T-34 sul retro a distanza ravvicinata, penetrando nella corazza e provocandone l'esplosione. Tuttavia fu solo uno dei miracoli della guerra, favorito anche dal fatto che lo sfortunato T-34 venne colpito proprio sul retro, dove notoriamente la corazza di tutti i carri è decisamente più sottile. Detto ciò, non c'è molto altro da dire riguardo questo mezzo, poiché dal 1942 esso verrà progressivamente ritirato dal servizio in prima linea, venendo riutilizzato per ruoli di supporto o logistica, come ad esempio per l'addestramento degli equipaggi, come fortificazione, o venne anche riconvertito
convertito per costruire alcuni tra i più famosi e letali cacciacarri del secondo conflitto mondiale, come ad esempio il Marder o l'Etzer. In conclusione possiamo dire quindi che il Panzer 38T fu inizialmente un carro leggero di seconda scelta per la Wehrmacht, ma che si dimostrò sorprendentemente affidabile e facile da mantenere durante i primi anni di guerra. Tuttavia, con l'avvento dei T-34 sovietici e dei Panzer più moderni, il suo ruolo cambiò, da protagonista nei campi di battaglia a preziosa base per modifiche e cacciacarri. Il suo viaggio dalla Cecoslovacchia alla steppa russa, passando per la Francia ed i Balcani, racconta la parabola di un carro che, pur superato tecnologicamente, riuscì a lasciare un'impronta indelebile nella storia. Un testimone silenzioso dell'evoluzione della guerra corazzata, capace di adattarsi e sopravvivere, anche quando tutto intorno cambiava inesorabilmente.